Allora Giulio, possiamo dire che nella nostra sala d'ascolto B o seconda, tu come la chiami? Io la chiamo 2, sala 2. Sala 2, abbiamo un impianto high-end. È capitato. Certo. Facciamo che è capitato, Esatto, perché ecco. diciamo si sono concatenate le cose in modo tale da avere dei diffusori che sono le Martin Design Parker Duo, che sono dei, per modo di dire, diffusori da stand, insomma sono veramente Molto per modo di dire, sì. piuttosto grandi, e una coppia pre e finale Jeff Rowland. Peraltro parliamo del finale, un modello praticamente in anteprima, il 555, che a giudicare da quanto scalda probabilmente è un classe AB. Ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché non ce ne sono ancora le schede tecniche di questo prodotto, lo vedremo. Il Pre, che è il Capri 2 SC, dove SC sta per Super Cap. Super Okay. Cap, super condensatori, e poi infine l'oggetto della nostra prova odierna, che è il Mola Mola Tambaqui DAC. Cambiamo camera. Fondamentalmente è il DAC in versione standalone che noi avevamo trovato all'interno dell'integrato Cula che avevamo provato durante l'inverno scorso, esatto, se non ricordo male. Molto difficile da avere perché c'è sempre backorder, perché ne producono relativamente pochi ed è molto molto ambito dal mercato, e quindi noi il primo che siamo riusciti ad avere sotto controllo lo abbiamo provato, e quindi... va detto peraltro che il modello non è recentissimo, perché credo che sia un prodotto che risale al 2021-22 credo, genere, sì. Però ecco, veramente, essendo un notevole successo dal punto di vista commerciale, avere la finestra di tempo per accaparrarsene uno non è una cosa del non è tutto stata una banale. cosa, è un DAC con regolazione del volume, con piattaforma di streaming, e vedi che con uscita cuffia. Ah, è con Beh, scusa, conosce, ma lo vogliamo dire? Diciamolo. Che per la Cambiamo prima volta camera. è arrivata una cuffia che abbiamo in magazzino? Sì, e un'altra con tanta fatica sta per arrivare. Ma la fatica questa volta è relativa al Corriere, sì, al Corriere, non a noi. Quindi dai, che questa cosa delle cuffie si sta cominciando a concretizzare. Allora, subscribe, campanella, seguiteci, a tra poco. Come era successo per l'integrato, anche in questo caso c'è una gestione della macchina particolarmente interessante, perché come vedete la fascia frontale è caratterizzata da 4 bottoncini che però vengono in qualche maniera resi multifunzione grazie a una programmabilità della macchina, programmabilità che la si ottiene mediante una app che funziona sia su iOS che su Android, e che permette non soltanto di accenderla, spegnerla, varie le solite cose, ma anche appunto di gestire quelli che loro chiamano preset. Posso dire una cosa? Ma prego. Allora, apprezzo particolarmente tutte le macchine che fanno questo tipo di gestione in Bluetooth a bassa energia piuttosto che in Wi-Fi, perché il controllo in Wi-Fi non la trovo un'idea così geniale invece, sì. E questo tra l'altro lo potrebbe fare perché ha comunque un ingresso network, sì. Ma in questo caso in modo molto molto raffinato l'ingresso network è esclusivamente per l'audio, mentre il Bluetooth a bassa energia è per il controllo, il che ti permette di avere un collegamento peer-to-peer molto più veloce, per cui apri l'app e immediatamente hai il collegamento al device. Una cosa che vorrei sottolineare relativamente alla app e alla gestione della macchina: 4 preset fondamentalmente per i 4, diciamo così, ingressi, è la configurazione più semplice. Gli ingressi sono ovviamente network, ovviamente USB, AES EBU e coassiale. Per ognuno di questi si può decidere se la macchina viaggia in modalità direct, lo state vedendo nel piccolo filmatino che stiamo mandando. Direct significa sostanzialmente che la macchina esce
bypassando il controllo di volume, il che significa che è la configurazione tipica in un caso tipo questo, cioè dalla macchina si entra in un preamplificatore e quindi si gestisce il volume con il controllo del preamplificatore. Laddove invece si va in direct è la macchina che gestisce il controllo di volume, quindi va direttamente nel finale. Il terzo preset è headphones. Il terzo preset è abbiamo cambiato camera. Sì, il terzo preset è headphone. Altra cosa che ho molto apprezzato dei preset è la possibilità di variare l'uscita tra 6 volt massimo, 2 volt 0,5. Esattamente. E questo dà una flessibilità in termini di accoppiamento con il finale veramente notevole. Ad esempio su di sopra, con il finale che utilizziamo su di sopra, che è un Solution 511, e quello ha gradito molto di più l'uscita a 6 volt, mentre invece con questo Jeff Rowland qui è andata meglio nella versione 2 volt. Quindi questo è un'attenzione che effettivamente fa la differenza. Non solo fa la differenza, ma ti fa capire che dietro c'è una persona che di hi-fi ci capisce. Nella fattispecie, lo diciamo, il progettista di questo DAC è il conosciuto e pluricelebrato Bruno Puzeis, che è la mente dietro ad Hypex, ad esempio, e che in questo DAC insomma, ha detto la sua per quanto riguarda il discorso dei convertitori. Certo, ma poi fare un'uscita 0,5, 2 e 6 vuol dire proprio che ci capisci, perché vuol dire proprio che sai esattamente quali sono tutti i range possibili di collegamento e quali sono le tensioni di uscita che ti servono, senza dubbio. Assolutamente. Per chi si stesse chiedendo che chipset monta il Sabre, no. Rispondo io, nessuno di questi. Esatto. Allora, come forse qualcuno ricorderà, i più attenti, dal video precedente, questa macchina utilizza uno schema di conversione proprietario, del quale parleremo nel corso dello sventramento, perché si basa su 2 moduli, 2 schede sovrapposte, quindi è forse più semplice raccontarlo mentre mostriamo il dettaglio. E io sono già pronto. Assolutamente. Ecco. Interessante il display circolare OLED che mostra l'ingresso selezionato, che mostra il livello del volume. La macchina non ha un interruttore d'accensione, questo è interessante, cioè quando attacchi la presa di corrente dietro, la macchina parte ed entra in modalità stand-by, dalla quale si può svegliare semplicemente schiacciando uno dei pulsanti. Ma siccome la macchina è concepita per funzionare in modalità Wake on LAN, se tu gli mandi il segnale sulla porta network, ad esempio, quella si sveglia. E quindi per gli utenti di Roon, per i clienti di Roon, sarà molto comodo sapere che il controllo del volume che si fa su Roon corrisponde esattamente con questo e quindi non hanno bisogno di fare null'altro se non regolare il volume su Roon. E quindi per un utente Roon fondamentalmente la app, quella di cui parlava Giancarlo prima, che funziona in Bluetooth, semplicemente serve a fare le regolazioni iniziali, ma poi probabilmente te la dimentichi lì. Altro? Altro, io sono pronto. Non credo ci sia altro, caro Giulio. No, se non lo sventramento. Pronti? A tra poco. Ciao. Giulio, perché siamo al buio? Beh, è molto scenografica questa cosa. Sì. Per vedere tutta la magnificenza del Tambaqui. Sì. Con tutta la sua miriade di lucine e lucette. Non solo. Ma anche con le fibre ottiche. Bravo. Cambio così facciamo vedere ai viewers. Sì. Vedete questa fibra ottica che porta la luce dal LED fino all'uscita del pannello frontale. Eccola. Sì. Che faccio? Accendo le luci. E accendi. Sì. Le fotocamere adesso resteranno abbagliate. Ecco qua. Mi pare di aver già visto questa scheda, vero? È qualcosa di familiare. Sì, di molto familiare, perché l'abbiamo vista dentro al Cula, perché la scheda DAC che utilizza il Tambaqui è la stessa che viene utilizzata all'interno dell'integrato Cula.
giusto? Assolutamente Oh, sì. meno male. Allora, come funziona questa? Allora, Sì. partiamo però da questo lato qui. Va bene. Allora, questo è il modulo Bluetooth a low energy, a bassa energia, che serve per fare il controllo della macchina Esattamente. attraverso la app di cui abbiamo già parlato. Avete visto gli screenshot, bla bla bla. Poi c'è questo meraviglioso scatolone grigio con il logo Mola Mola. Allora, qui sotto c'è l'alimentazione, ovviamente, perché qui ci entra la 220, non potrebbe essere diversamente. Volevo vedere se era un'alimentazione a trasformatore o un'alimentazione switching, ma conoscendo le propensioni di Mola Mola probabilmente sarà switching. Anche se scalda tanto. Scalda troppo, scalda tanto. E vi ricordate che nella prima parte del video abbiamo detto che la parte superiore, il coperchio, funge da dissipatore e scalda esattamente in quella zona là. Quindi comunque questo alimentatore scalda. Ecco, Giulio, ce la fai a far vedere questi fili, quei fili che stanno lì sotto? Quelli sono i fili che portano il cablaggio dell'alimentazione, perché questo contenitore è fatto in modo straordinariamente intelligente, perché ha una paratia tra il pannello superiore e la parte di telaio dove è anche assicurato l'alimentatore. In questa paratia ci viaggiano tutti i cavi di alimentazione, che sono quindi a loro volta schermati all'interno di questa paratia di metallo. Questa scheda è la scheda di ingresso digitale, quindi I2S, Ethernet, SPDIF, AES-EBU, ottico e USB. Ok. Qui dentro secondo me c'è il Raspberry che fa la gestione del network. Inscatolato dentro Sì. anche lui un sarcofago apposito. Esattamente. Questi sono i due coassiali, questo è l'ingresso Bluetooth, vedete Bluetooth in, questo è il segnale digitale che va al DAC, Sì. ok? Sotto di questo, ma non lo possiamo vedere, c'è tutta la parte di ingressi e uscite linea. Particolarmente performante, poi vedremo nella prova d'ascolto. E quindi c'è uscita 6,3, uscita bilanciata, uscite XLR e poi i due trigger. Il Tambachi non ha uscite RCA. Poi questa è il cuore, la parte del DAC. Allora qui possiamo vedere Balanced Audio Cable, questa è l'uscita, perché questo DAC ha già il suo modulo di uscita, che è un modulo di uscita che esce a 0,5 volt, quindi quando nell'app scegliamo 0,5 volt non introduciamo gli ulteriori circuiti di linea che sono invece contenuti dietro ai connettori di uscita. Quindi questa parte è una prima parte che fa il clock, che è questa parte qui, ok? Poi questa seconda parte fa l'oversampling, perché questo DAC funziona con un oversampling di qualsiasi segnale abbia in ingresso. Esatto. E lo oversample a quanto? 3125. Esatto, quindi un oversample altissimo. Questi tre cavi che vedete sono i cavi, questo porta il clock alla scheda di sotto e questo porta il pulse wide modulation right e pulse wide modulation left. Quindi significa sostanzialmente che dopo l'upsampling tu hai un segnale a modulazione di impulso, pulse width modulation, che scende giù di sotto, dove di sotto viene decodificato attraverso un algoritmo proprietario. Esattamente. Mettiamola così. Sì, un algoritmo proprietario, anche perché noi non siamo proprio in grado di descriverlo più di tanto, perché loro proprio sono molto asciutti. Nella loro comunicazione. Praticamente non comunicano niente, quindi non potendo vedere neanche la scheda, siccome non siamo né Mandrake né l'Uomo Ragno, più di tanto non possiamo dire. Riguardo la compatibilità con i vari file, allora sul manuale noi abbiamo visto fino a 384, 32 e DSD fino a 256, ma io già so per certo che questo aggancia
tranquillamente anche il DSD 512, perché sto conducendo adesso delle prove con il DSD 512 e questo aggancia senza problemi. Ok? Questo significa, siccome il Tambaqui ha gli aggiornamenti over the air, questo tipo questa architettura di DAC permette di fare degli aggiornamenti, secondo me, per i prossimi 10 anni. Va bene, posso salutare? Puoi salutare. Salutiamo, ciao. All'ascolto, ciao. Dunque, io ho trovato interessante di questo DAC, che ho ascoltato lungamente sia in questo impianto che abbiamo descritto poco fa, sia nel più, tra virgolette, familiare impianto di Sala 1, il suo modo di porgere il messaggio musicale. E nel confronto con il playback che sta su di sopra, io ancora una volta mi sono andato, confermando nella mia idea che, arrivati a un certo livello, è veramente una questione di, se vogliamo, interpretazione. Le due macchine, il playback e questo, sono veramente molto diverse. È chiaro che è un diverso che richiede all'ascoltatore una certa sensibilità. Non è che una suona bene e una suona male, suonano entrambe molto bene. Però è proprio nei dettagli, è proprio nei piccolissimi particolari che una macchina va in una direzione e l'altra va in una direzione leggermente diversa, non opposta. Questo Tambaqui, io come parola chiave gli metterei energia. È una macchina estremamente energica. È un modo di proporre il messaggio sonoro, non dico stentorio, non dico violento, ma estremamente convinto, estremamente focalizzato in una determinata direzione. E questa cosa la percepisci ad esempio nel confronto con il playback. Laddove il playback gioca le sue carte migliori nella ricchezza armonica, nel dettaglio, nella raffinatezza, questo qui ti dà una visione differente della realtà. È come se ti dicesse: questa è la verità sonica, quantomeno la mia verità sonica, e te la sbatto in faccia, in maniera molto chiara. Ad esempio è impressionante sui transienti d'attacco dei tasti del pianoforte quanto questa macchina li proponga in maniera repentina. Non c'è dubbio, non c'è incertezza, non c'è fuorifuoco. E questo è interessante. Mi verrebbe da dire naturale, perché io penso a quanto veloce è l'attacco di una corda reale di un pianoforte e quando sento questo mi viene da dire: ci sei quasi riuscito a farmi sentire esattamente la velocità di quell'attacco. E io userei un'altra parola chiave che è senso del ritmo, perché insieme con questa grandissima velocità il Tambaqui riesce a sostenere un senso del ritmo della musica e quindi quasi una voglia di continuare a ascoltare facendosi prendere dal messaggio sonoro, che mi sembra abbastanza vicina e simile a quanto può fare il suono Lin. Il suono Lin è un suono estremamente ritmico e questa ci si avvicina molto, ma con una sua caratteristica specifica e soprattutto con un costo infinitamente inferiore rispetto a una macchina dell'azienda inglese. Questo mi è sembrato e quindi mi sono fatto trasportare, come alcune volte faccio io, nel chi se ne frega se non sento esattamente che differenza c'è o quanto il basso o quanto il medio alto o l'alto, ma mi ha condotto nell'ascolto della musica. Tra l'altro abbiamo fatto prima un'emozionante prova, anche per ascoltare i Jeff Roland, perché poi lo stiamo usando anche per capire un po' questi pre e finale, con Mannoia Rea, e la voce di Fiorella era veramente impressionante, era veramente qui, aveva proprio delle sfumature, si sentiva il microfono.
sì, si sentiva il corpo della cantante nello spazio. Però a proposito di spazio, vorrei dire un'altra cosa che secondo me può essere interessante, che è questa, e la diciamo da quest'altra parte. Ma sì, giusto, perché non stiamo cambiando cane, hai ragione. Bravo Giulio. Potrebbe essere questa. Allora, noi abbiamo fatto il test, quindi immaginate questa traccia che è dal vivo, pianoforte e voce. L'abbiamo fatta con il preamplificatore e senza il preamplificatore. E anche qui uno dice meglio o peggio. Nel senso che a me è piaciuta di più con il preamplificatore, a Giancarlo è piaciuta di più senza il preamplificatore. Posso dire io il perché mi è piaciuta di più con il preamplificatore? Perché si è acquisita profondità, mentre invece senza preamplificatore ammetto che c'era più microdinamica, ma a me sembrava che la rappresentazione fosse quasi su un foglio, mentre invece con il preamplificatore risentivo la spazialità che peraltro queste Martin Parker Duo regalano a piene mani. Però ecco, stiamo... Sì, anche perché a me piaceva tantissimo invece il dettaglio, è vero quello che dice Giulio, ma poi la voce diventava talmente corposa, dettagliata, emozionante, che dopo 2 note a me è venuta la pelle d'oca, quindi in quell'emozione della pelle d'oca io mi sono fermato e me la sono goduta. Poi ho ragionato su quello che diceva Giulio, ma questo Giulio anche per sottolineare quanto poi a questi livelli l'ascolto sia assolutamente soggettivo, perché diventa un'emozione che è diversa per ognuno di noi, quindi io mi emoziono per qualcosa, tu per qualcos'altro, oppure quell'emozione iniziale poi in un ascolto un po' più prolungato può mutare e diventare meno pesante rispetto magari alla profondità della scena, come tu hai detto. Assolutamente. Ecco. E a questo proposito vorrei tirare in ballo, sempre relativamente al Tambaqui, un altro ascolto che è stato fatto questa volta nell'altro impianto, quindi con il Solution e le Vivid, dove ci siamo limitati ad ascoltare le 4 tracce incise dal nostro amico il maestro Stefano Greco. Vi ricorderete forse quello short che Stefano ha trasmesso da Los Angeles quando era in studio di registrazione, e il frutto di quel lavoro lì, insomma 4 tracce che Stefano si è portato dietro, è uno dei pochi casi in cui la persona che ha eseguito quella registrazione sta ascoltando la registrazione stessa su un impianto di riproduzione. E anche Stefano si è trovato molto d'accordo intanto sull'entusiasmo nei confronti di questo convertitore che lo ha fortemente convinto, ma sul fatto che c'era da un lato l'interpretazione del playback, dall'altro l'interpretazione del Mola Mola, del Tambaqui, ma nessuna dei due lui ha detto questa non mi convince. No, mi convincono entrambi, ma con caratteristiche differenti. Credo, scusa Giulio, che ci sia anche un piccolo... Ci dovrebbe essere un piccolo contributo di Stefano. Volevo dirvi che ieri, prima di venire a Siena, sono passato da Giulio e Giancarlo che mi hanno fatto ascoltare il Mola Mola Tambaqui e devo dire che sono rimasto molto affascinato dalle sonorità di questo convertitore. I convertitori in genere hanno tante caratteristiche per cui essere giudicati: la spazialità, il colore, la definizione, tante cose. Io devo dire che in questo caso la cosa che mi è piaciuta particolarmente è stato il colore, perché abbiamo ascoltato il master della registrazione che ho fatto poc'anzi a Los Angeles del mio ultimo disco, e il colore del suono del pianoforte era esattamente quello che io ho sentito con le mie orecchie. Per cui, cosa posso dirvi? Io, siccome questo è un apparecchio sicuramente high-end, è un apparecchio costoso, cercherò piano piano di mettere insieme un po' di finanze per riuscire a comprarmelo. Un saluto a tutti.
Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, Facciamo vedere il telecomando. Torniamo all'oggetto, perché l'oggetto... Attento che è pesante. Cambiamo camera, guarda. Che L'oggetto... Ecco. Lo appoggio qui. Così. Ci eravamo dimenticati di dire che ha anche una uscita I4S. Ingresso. Perdonatemi. C'eravamo tanto avanti. Sì, allora, l'I4S credo, anzi ne sono praticamente certo, che non abbia la possibilità di inversione di polarità. Di gestione della piedinatura. Di gestione della piedinatura, e non so neanche quale è. Però possiamo chiederlo e quindi magari... Ma forse sul manuale c'è Forse sul manuale c'è scritto e quindi ve lo facciamo sapere. Contrariamente a altri apparecchi mola che io avevo provato in tempi passati, che venivano consegnati con il telecomando Apple, ce l'avete presente, quello carino in metallo, qua invece c'è un telecomando che è questo, devo dire molto bello, sì. Ha soltanto un unico, come posso dire, una particolarità: non c'è scritto assolutamente niente sui bottoni, quindi prima di poterlo utilizzare dovete leggere il manuale per sapere quale. Questo è fantastico, ma io deduco che sia in funzione del fatto che ogni tasto può essere associato a un preset, esatto. E quindi c'è questa... Del resto questa è un po' la filosofia loro, perché se fai caso su pannello sia del Pre che di questo che del Prefono, sì, che è uscito da poco, non c'è scritto niente, ci sono solo i pulsanti. Però ti sei scordato. Esatto. Poi c'è quest'altra cosa, ci sono questi facciamoli vedere qui, adattatori, questi adattatori qui, perché la macchina è dotata, ma l'avete visto nello sventramento, di uscite soltanto XLR. Quindi vengono forniti questi begli adattatori della Neutrix, che fanno da XLR a RCA. Ovviamente la macchina è intrinsecamente bilanciata. E tra l'altro, Giulio, visto che tu di cuffia la odi, però, cari amici follower, vi dico una cosa: molto presto lo vedrete con una cuffia indossata. Andare in giro per Roma con le cuffie, ecco. Questo non ha solo uscita sbilanciata 6,3, ma anche bilanciata per le cuffie. Attenzione. Eccola qua, che non è da tutti, e questo l'abbiamo visto nello sventramento, ha una sezione di amplificazione per cuffia molto raffinata, molto raffinata. L'unica cosa è che io il jack 6,3 l'avrei messo sul pannello frontale, quello bilanciato ok non c'entra, ma quello piccolo magari sotto il display. Vabbè, concludiamo, cambiando camera, dicendo che questa macchina è una macchina che può essere inserita in qualsiasi impianto di alto livello con grandissima soddisfazione, sì, tenendo conto che può tranquillamente sostituire il preamplificatore. L'abbinamento a un amplificatore finale di livello, che sia mola o che sia centinaia o migliaia di altri amplificatori che ci sono disponibili, e a un bel paio di casse, secondo me fate un impianto di livello assoluto, spendendo una cifra sicuramente ragguardevole, ma non cifre astronomiche come poi spesso si vede nel mercato della high-end, e tra l'altro mettendovi in casa un DAC che è già estremamente aggiornato, perché è un DSD 512 nativo, sì, e prende qualsiasi tipo di risoluzione possibile e immaginabile. Quindi a me è piaciuto tantissimo e sinceramente finita la prova me lo porto a casa. Ecco. Buon divertimento. Grazie. No, allora, a me è piaciuto moltissimo, anche a me, e devo dire, capisco che poi possa suonare per qualcuno irritante parlare di rapporto qualità-prezzo su una macchina da 10.000 euro, però il concetto di rapporto qualità-prezzo si applica sia in basso sia in alto. In questo caso qui, ripeto, sono consapevole che la macchina è abbastanza costosa, però il fatto che non soltanto qui da noi, ma anche a livello di stampa internazionale, questa macchina sia stata confrontata con DAC anche molto più costosi e talvolta anche più blasonati, uscendone sempre a testa alta, testimonia il fatto che, ripeto, anche in un range elevato, ma è caratterizzata da uno sbalorditivo rapporto qualità-prezzo, perché qualitativamente, francamente, è uno dei DAC migliori che mi sia capitato di ascoltare in questi anni. Benissimo, allora, subscribe, campanella, seguiteci. Mi raccomando,
i social, mi raccomando il sito e mi raccomando parlate ai vostri amici di noi. Che così magari riusciamo ad arrivare a 6.000, visto che siamo arrivati a 5.500 ieri. Ieri, beh, io vorrei arrivare a 10.000. Ma sì, vabbè, Ecco. passo dopo. Passo dopo passo, step by step. Io sono sempre un po' più sanguigno di Giulio. Va bene, ciao.